La runa del seme è la runa di quello che ha da venire. Non ha nome, ma è un nucleo di poesia. È un miracolo caduto in noi. Non c'è distanza tra i suoi occhi e la natura. Oddio. È un disegno bianco ad una parete di carta di riso dalla verità. Allora, pensare ad un cambiamento di vita mi risulta difficile perché credo che poi alla fine ci sia stata una sorta di continuità nelle mie scelte e nel mio percorso. È un po' comprendere o cercare di capire se sia nato prima l'uovo o la gallina, quindi non riesco a capire da dove sono partito o dove sono arrivato. Ma sicuramente l'immagine forte è quella di aver seguito nel mio percorso sempre un profumo o una nota di fondo. E, e questo profumo, questa nota di fondo non credo che mi abbia mai abbandonato. Ora magari è cambiata la forma di quello che sto vivendo ed è molto più vicina ai sogni da bambino, ai sogni che avevo da bambino, però immagino che anche nel giardino d'infanzia comunque c'erano questi scenari che non mi hanno mai abbandonato. Adesso magari hanno una forma un po' più matura, un po' più adulta e magari mi sento anche con le spalle un po' più larghe per poterlo custodire da me questo tesoro, quando magari prima chiaramente cercavo ancora le spalle della famiglia o comunque di qualcuno che mi proteggesse. Adesso è come essere diventato comunque quel genitore, no? Quella protezione che cercavo all'esterno. Da bambino avevo dei fenomeni di ipersensibilità, sentivo la vita particolarmente, avevo intuiti quasi ingigantissi con una lente sfumature, dettagli, suoni, tocchi e la mia pelle era grinzissa a tali sfioramenti. E, descrivere questi stati per me è descrivere una parte di ciò che sono e mi sento un po' poeta, mi sento anche di incarnare questo destino, quasi che il destino dei sensibili fosse quello di non far dimenticare la sensibilità. Torniamo a meravigliarci delle piccole cose, non dimentichiamoci che il meraviglioso, l'incantevole risiede nel piccolo, nel minuscolo, nello spazio che tralasciamo. Ehm, E, credo che sia anche un messaggio che cerco di non dimenticare nel mio quotidiano.
quindi di portarmi come filo di continuità in quello che poi appare come un percorso discontinuo fatto di eventi forti, traumatici e poi ci fanno perdere un po' quello che c'è di mezzo. Mi piace infatti chiamare questo luogo un po' anche in onore della saga del Signore degli Anelli di Tolkien come Terra di Mezzo. Per me Terra di Mezzo è proprio questo ponte, questo attraversamento, questo collegamento che non ci fa tralasciare nulla e quindi ci fa trovare il meraviglioso in questo spazio di collegamento tra eventi forti della nostra vita. Quando cerchiamo di ricostruire una storia, cerchiamo sempre di canalizzare la nostra attenzione su eventi forti, ma questi eventi forti sono arrivati perché c'è stato tutto uno spazio di mezzo e per me la vita risiede proprio nel mezzo, nello spazio. Si diceva anche come un po' per la musica è nelle pause, è nello spazio, ma anche la vita è negli intermezzi. Un'attività che mi piace moltissimo e che mi fa tornare a me stesso è proprio quella del riconoscimento delle piccole erbette spontanee. Quando sono lì immerso nell'osservazione, nel riconoscimento, eh, colmo un po' quegli spazi che ho tralasciato e li abito, li vivo. Ho parlato di un profumo che sento, di una nota di fondo. E c'è un sogno ricorrente che torna ad attraversarmi e che mi fa comprendere sempre meglio la qualità di questo profumo. Siamo abituati ormai a profumi chimici, a profumi molto forti, molto intensi. Viviamo in funzione della chimica e la chimica in un certo senso agisce sulla nostra istintualità, sul nostro stato più automatico. Invece in questo sogno il profumo che cerco, o il profumo con il quale vengo a contatto, ha una nota molto più delicata, molto più raffinata, molto più sottile e mi ha fatto riflettere tanto sulla differenza che c'è tra chimica e alchimia. E per me l'istinto, quello che ci porta a realizzare il nostro disegno, il nostro progetto, non ha a che fare con la chimica, ma ha a che fare con l'alchimia. Ha a che fare con un profumo più celato, più nascosto, che io devo andare a rintracciare, o posso andare a rintracciare, o posso farmi rintracciare da questa nota soltanto se mi pongo nelle condizioni di farmi trovare. E questa è una cosa molto difficile nel contesto sociale, nel periodo storico che stiamo vivendo. Viviamo un periodo ricco di rumore, ricco di caos, ricco di confusione, di accelerazione.
E invece abbiamo bisogno di rallentare, abbiamo bisogno di trovare il nostro spazio di raccoglimento, di svuotarci, ed in questo la natura mi aiuta tantissimo perché, non essendo pregna di dialogo interno e di chiacchiericcio, mi aiuta a scarnificare, mi aiuta a tornare all'essenziale, a tornare a quel profumo che ha più a che fare con l'alchimia che con la chimica. Ah, una frase che mi è venuta spontanea e che mi guida nel mio percorso è: ho seguito il mio intuito per filo e per sogno. Ciao, mi chiamo Francesco e innanzitutto grazie di cuore per aver guardato questo video. Se ti piace il progetto Sonder oltre l'apparenza, puoi sostenerlo attraverso delle donazioni. Trovi tutto nei link in descrizione. Inoltre, per sostenere il canale, puoi mettere mi piace, puoi commentare e soprattutto condividerlo con chi vuoi. Grazie, a presto.